Caro agosto, ci sono mesi che sembrano contenere più vita degli altri. Mesi in cui qualcosa finisce, qualcosa comincia e noi ci ritroviamo proprio nel mezzo, a cercare di capire dove siamo. Agosto, per me sei stato un po' così. Una casa nuova, una porta che si apre, una porta che si chiude. E la sensazione di dover imparare ancora una volta a chiamare casa un posto nuovo. Poi c'è stata la fine dell'asilo nido di Edoardo, una porta che si chiude anche lì. Un luogo che per 2 anni ha fatto parte delle nostre giornate, delle nostre abitudini, della nostra storia. E mi sono accorta che anche le cose belle possono fare male quando finiscono. Forse perché crescere significa anche imparare a salutare continuamente qualcosa. Una casa, un'abitudine, un periodo della vita, una versione di noi. E così, agosto, quest'anno non voglio chiederti di essere produttivo, non voglio riempirti, voglio lasciarti spazio, voglio tornare ad abitare quello che c'è, invece di pensare a quello che manca. In città siamo abituati a pensare che tutto debba accadere velocemente. La risposta, il lavoro, il prossimo appuntamento, il prossimo obiettivo. Anche il tempo libero a volte finisce dentro una lista di cose da fare. Poi arrivo qui e mi ricordo che la natura non funziona così. Un albero non si preoccupa di quanto sta crescendo. Un torrente non si chiede se sta andando abbastanza veloce. Una stagione non cerca di arrivare prima della precedente. Forse è questo quello che mi serviva a ricordare, che non tutto deve essere costruito immediatamente, che alcune cose hanno bisogno di tempo e che anche noi possiamo concedercelo. Siamo tornati qui dopo un anno, in questo posto che è centrato nel cuore. Gli stessi sentieri, gli stessi alberi, la stessa montagna. Noi tre. Eppure in qualche modo niente è esattamente uguale. Durante questa giornata abbiamo camminato, abbiamo mangiato un panino seduti sull'erba e per qualche ora non c'era niente da sistemare, niente da raggiungere, solo un sentiero da percorrere, un passo dopo l'altro. Ultimamente mi sono chiesta quante volte rimandiamo la nostra serenità a quando avremo sistemato tutto, quando la casa sarà sistemata, quando il lavoro sarà più tranquillo, quando avremo più tempo, quando avremo raggiunto il prossimo obiettivo. E se invece la vita fosse proprio questa? Questo momento che non sembra importante, ma che tra qualche anno potrebbe essere proprio uno di quelli che vorremmo ricordare.
Forse non ci accorgiamo abbastanza di quanto della nostra vita stia già accadendo mentre aspettiamo che cominci quella che immaginiamo. E allora cerco di ricordare una cosa semplice. Rallentare non significa smettere di fare. Significa smettere di vivere sempre proiettati verso il dopo. Significa essere qui, in questa casa, in questo momento, in questa stagione della vita. Caro agosto, forse dopo un grande cambiamento abbiamo semplicemente bisogno di tempo. Tempo per lasciare andare ciò che è stato, per fare spazio a ciò che arriva. A volte vorremmo ricominciare subito, riempire gli spazi vuoti, tornare ad avere tutto sotto controllo. Ma forse la cosa migliore che possiamo fare è fermarci, respirare e lasciare che le cose trovino posto con i loro tempi. L'estate sta finendo e tra poco arriverà una nuova stagione. Forse è questo che amo delle stagioni. Ci ricordano che niente rimane uguale e che non dobbiamo avere paura di cambiare insieme al tempo. Possiamo semplicemente attraversare ogni stagione un passo alla volta, senza correre verso quella successiva. Grazie agosto per avermi insegnato di dare al tempo il tempo di fare il suo lavoro. Ci vediamo a settembre. Con affetto, Miriam.